Prosegue il nostro viaggio tra le strade, i vicoli e le piazze di Roma. Oggi ci troviamo nel rione Sant'Angelo, il più piccolo tra i rioni della città, ma di straordinaria importanza nella sua millenaria storia. Situato in una zona strategica, ma spesso minacciato dalle frequenti piene del Tevere, il cuore del rione ospitava uno dei più importanti mercati del pesce, proprio accanto alla chiesa di Sant'Angelo, che ha dato il nome all'intera area. Questa chiesa, tra l'altro, fu costruita all'interno del celebre portico d'Ottavia. Se in epoca romana la zona fu segnata dalle grandi committenze dell'imperatore Augusto, nel Medioevo divenne un centro economico di rilievo e sede di residenze di famiglie prestigiose come i Savelli, i Fabi, i Santa Croce e i Cenci, alcune delle quali incontreremo nel nostro percorso. Il portico d'Ottavia non era l'unico fulcro commerciale del rione. Nel Medioevo anche le vicine Piazza Giudea e Piazza del Mercatello erano animate da botteghe e mercati, oltre a trovarsi lungo uno dei principali assi viari urbani, la Via Papalis. Un evento cruciale nella storia del rione fu certamente la creazione del ghetto ebraico, decretata nel 1555 da Papa Paolo IV con la bolla Cum Nimis Absurdum. Il quartiere venne chiuso da mura con due porte che rimanevano serrate dal tramonto all'alba. Questa segregazione segnò profondamente la vita del rione, che fu liberato solo nel 1798 per poi essere nuovamente chiuso dopo la caduta di Napoleone. Solo nel 1847 Papa Pio IX ordinò la demolizione definitiva delle mura. Con l'Unità d'Italia nel 1870 il quartiere subì importanti trasformazioni, sia per la costruzione di muraglioni lungo il Tevere, progettati per contenere le inondazioni, sia per le demolizioni di epoca fascista, volte a isolare e valorizzare il teatro di Marcello. Parte 2, Rione Sant'Angelo. Questo è un nuovo episodio di Roma vista con gli occhi degli archeologi, la rubrica del podcast Luoghi del passato di The History Tales. Se non lo avete ancora fatto vi invitiamo a iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle nuove uscite e supportare il nostro lavoro. Ma ora iniziamo il nostro percorso. Siamo davanti alla chiesa di San Gregorio a Ponte a Quattro Capi. Il suo nome deriva dalla vicinanza al Ponte Fabricio, noto in epoca medievale come dei Quattro Capi, per le erme delle statue quadrifronti che oggi ancora lo decorano. Di questo ponte parleremo in dettaglio in un prossimo episodio. Torniamo alla chiesa, edificata su un piccolo oratorio sorto nel luogo in cui, secondo la tradizione, nacque o visse San Gregorio Magno, intorno alla metà del VI secolo. L'aspetto attuale è frutto di un importante restauro del 1858. Sopra al portale si trova un'iscrizione riportante un passo dell'Antico Testamento in ebraico e in latino, a testimonianza delle prediche obbligatorie a cui gli ebrei erano costretti a partecipare. Ho teso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle, che cammina per una via non buona, preso dai suoi pensieri, un popolo che mi provoca ira, stando sempre davanti alla mia faccia ogni giorno. Proseguendo verso nord, giungiamo rapidamente nel cuore del rione, davanti alla chiesa di Sant'Angelo in Pescheria. Questa chiesa si trova all'interno del portico d'Ottavia, ben nota e spesso frequentato dai turisti, che passeggiano per il ghetto attirati dalla rinomata cucina giudaico-romanesca. Oggi però proviamo a guardarlo con gli occhi di uno storico e di un archeologo, andando oltre la semplice prospettiva del visitatore occasionale. Il portico d'Ottavia, che oggi incornicia la chiesa, viene ricostruito da Augusto tra il 27 e il 23 a.C., in sostituzione del più antico portico di Metello. In tutta l'area sorgeva precedentemente un tempio dedicato a Giunone, eretto nel II secolo a.C. e successivamente inglobato nella nuova struttura augustea. Nel 203 d.C., dopo un incendio, il portico fu restaurato da Settimio Severo, come ricorda l'iscrizione in facciata. Infatti, la maggior parte dei resti oggi visibili risale proprio a questa fase. In origine la struttura era un imponente quadriportico che racchiudeva al suo interno i templi di Giunone Regina e di Giove Statore, due biblioteche e anche un grande ambiente per le riunioni, la Curia Octavie, oltre che numerose statue. Oggi ciò che resta è soprattutto il grande propileo di accesso, il cui angolo orientale venne modificato nel 1555 per diventare uno degli spigoli esterni del recinto che delimitava il ghetto. Tra l'VIII e il IX secolo, all'interno del portico e delle sue strutture preesistenti, venne ricavata una chiesa inizialmente dedicata a San Paolo. Circa un secolo dopo, l'area antistante la chiesa divenne sede di un piccolo mercato del pesce che con il tempo acquisì sempre più importanza. Nel XII secolo la chiesa venne riconsacrata a San Michele Arcangelo e per via della presenza ormai consolidata del mercato assunse il nome di Sant'Angelo in Pescheria. Qui non si vendeva solo il pescato, ma anche volatili come anatre e papere, considerati assimilabili ai pesci perché vivevano in acqua e quindi ritenuti adatti al consumo nei giorni di magro. Il mercato del pesce a Roma era un'attività estremamente redditizia e nel corso del XIV secolo diversi commercianti della zona acquisirono rilievo anche a livello cittadino e comunale. Curiosamente l'area del Propileo, oltre a essere sede del mercato e atrio della chiesa, divenne anche un luogo di sepoltura. Sembra infatti che per un certo periodo le due funzioni abbiano convissuto. Di giorno si vendeva il pesce, mentre dopo i vespri si seppellivano i defunti. E questa parte qui
era il cimitero della chiesa di Sant'Angelo in Pescheria. E tra l'altro in questa porzione centrale del portico vi era una camera che veniva utilizzata come ossario per raccogliere le ossa dalle sepolture del cimitero stesso. Come altri mestieri, anche i pescivendoli si organizzarono in una corporazione che, crescendo nel corso dei secoli, assunse il nome di Università dei Pescivendoli. Estremamente influente e benestante, questa associazione fece costruire nel XVI secolo una cappella per seppellire e commemorare i suoi membri e le relative mogli all'interno della chiesa di Sant'Angelo, mentre circa un secolo dopo commissionò un oratorio accanto alla chiesa dedicata a Sant'Andrea, patrono dei pescatori e uno dei primi apostoli assieme a Pietro. La figura di Sant'Andrea è rappresentata anche nel rilievo sopra il portale d'ingresso, testimoniando il forte legame tra la chiesa e l'antica corporazione. La muratura sei stato deplorevole di conservazione, una bellissima porta del Piego, di materiale antico di epoca romana, è stata appunto riadoperata come entrata principale della torre medievale. Proseguiamo verso ovest lungo via del Portico d'Ottavia, un tempo nota come via Papale. In epoca medievale questa era una delle strade più importanti di Roma, percorsa ogni giorno da cittadini, mercanti, pellegrini e visitatori giunti nella città eterna per devozione o per altri scopi. Lungo il suo tracciato sorsero prestigiosi palazzi costruiti da cardinali e da famiglie nobili, ma anche da ricchi esponenti della borghesia. Dopo pochi metri sulla destra ci imbattiamo in qualcosa di curioso. Alzando lo sguardo notiamo una monumentale epigrafe che a prima vista potrebbe sembrare di epoca romana. In realtà si tratta di un'iscrizione medievale commissionata da Lorenzo Manilio, uno speziale di Piazza Giudea, che volle rievocare lo stile e la grandezza dell'antichità. Mentre la città di Roma rinasceva alla sua antica forma, Lorenzo Maglio, per amore della sua patria e della sua gente, costruì dalle fondamenta l'edificio che porta il suo nome, la Casa Magliana, secondo la modesta condizione della sua fortuna, presso il Foro dei Giudei, per sé e per i suoi discendenti, dalla fondazione di Roma, 2221 anni, l'11° giorno prima delle calende di agosto. È particolarmente curioso notare che, per indicare l'anno, l'epigrafe utilizzi la datazione a Burbe Condita, ovvero a partire dalla fondazione di Roma, anziché la più comune cronologia cristiana. Si tratta di una scelta raffinata e complessa, soprattutto considerando che fu commissionata da un privato. L'epigrafe di Lorenzo Maglio, Maniglio, faceva parte di un più ampio programma iconografico che includeva anche una decorazione pittorica oggi scomparsa. Inoltre il palazzo presenta altri richiami all'antichità. Ancora oggi si possono osservare frammenti antichi incastronati nella facciata, tra cui un leone, forse un riferimento al leone esposto sul Campidoglio, simbolo del comune capitolino, e un rilievo proveniente dalla Via Appia che simboleggia la concordia familiare. L'elemento di forte autorappresentazione è evidente non solo nella monumentalità dell'epigrafe, ispirata al gusto classico, ma anche nella ripetizione insistente del nome Laurentius Mallius, inciso su almeno 5 architravi alla base dell'iscrizione stessa. Il progetto rientrava pienamente nel programma di rinnovamento della capitale dello Stato Pontificio promosso da Papa Sisto IV, come testimonia l'incipit dell'epigrafe Urbe Roma in pristinam formam renascente, con Roma che rinasce nella sua antica forma. Questo periodo vide un rinnovato interesse per la classicità che si manifestò non solo nell'architettura e nei testi, ma anche nelle epigrafi e nelle collezioni di opere antiche, statue, rilievi e frammenti decorativi che venivano conservati ed esposti all'interno delle abitazioni in facciata, come possiamo ancora vedere appunto nel caso di Lorenzo Maglio. La casa di Maglio si affacciava in origine sull'antica piazza Giudea, un importante spazio mercantile in cui si vendevano merci di vario genere anche nelle botteghe circostanti. Oggi non resta quasi nulla della sua conformazione medievale, cancellata dalle demolizioni e dalle trasformazioni urbanistiche del XIX secolo. Voltando a destra, proseguiamo lungo una strada che, pur sembrando tale, è in realtà una piazza, piazza Costaguti, così chiamata per la presenza dell'omonima famiglia nobile, il cui palazzo è ancora visibile. Sul lato sinistro della piazza possiamo scorgere ancora alcune tracce pittoriche del Palazzo Santa Croce, parzialmente tagliate da un edificio moderno. Tra queste spicca lo stemma della famiglia con una croce d'oro su fondo rosso. Non a caso in passato la piazza era nota come Piazza dei Signori Santa Croce. I Santa Croce erano una delle più influenti famiglie romane, originaria dei ceti mercantili medievali e poi assurta al rango nobiliare in epoca moderna. Nel XV secolo acquistarono numerosi immobili nella zona compresa tra la loro torre, che vedremo a breve, e la vicina chiesa di Santa Maria in Publicolis, creando un vasto complesso residenziale. Le loro abitazioni erano strettamente legate alla chiesa parrocchiale, che divenne oggetto di generose donazioni e luogo privilegiato di sepoltura della famiglia. Ancora oggi al suo interno si trovano iscrizioni e stemmi che attestano questo legame, durato dal XV al XVIII secolo.
La facciata barocca della chiesa, visibile ancora oggi, fu realizzata infatti su commissione del cardinale Marcello Santa Croce da Giovanni Antonio De Rossi, cancellando la precedente struttura medievale voluta dagli avi della famiglia. Ma perché il nome di Santa Maria in Publicolis? Il termine deriva dal medievale de publico, probabilmente legato alla presenza di resti dell'antica Porticus Minucia Frumentaria, una grande piazza porticata di epoca imperiale dove veniva distribuito il grano, il frumentum, alla popolazione. In seguito i Santa Croce modificarono il nome della chiesa in Publicolis, poiché sostennero di discendere dal console romano Valerio Publicola. Sulla facciata si può ancora ammirare un affresco raffigurante la Madonna in trono tra gli angeli. Dalla piazza antistante la chiesa proseguiamo a sinistra per ammirare il maestoso palazzo Santa Croce, testimonianza dell'opulenza che alcune famiglie romane riuscirono a raggiungere. La torre del palazzo è decorata con un bugnato a punta di diamante, un elemento architettonico noto per il celebre Palazzo dei Diamanti di Ferrara. A Roma si tratta di un caso unico, il che rende il palazzo ancora più affascinante. Tuttavia esistono altri esempi in Italia, tra cui Napoli, città che Antonio Santa Croce frequentava in qualità di familiare degli Orsini. L'uso di questa decorazione, spesso presente in edifici commissionati da uomini d'armi, aveva probabilmente lo scopo di trasmettere un senso di forza e autorevolezza. Il palazzo nacque dall'unione di diverse strutture appartenenti alla famiglia, probabilmente ricostruite dopo le distruzioni del 1482, quando Papa Sisto IV ordinò la demolizione di alcune proprietà di Santa Croce a seguito dei violenti scontri con la famiglia della Valle. Questi conflitti si inserivano nella più ampia lotta tra la fazione dei Colonna, cui erano legati della Valle, e degli Orsini, sostenuti invece dai Santa Croce. L'iscrizione all'ingresso principale ricorda il committente del palazzo, Antonio Santa Croce, che probabilmente lo fece edificare in occasione del matrimonio con Eleonora Anguillara, celebrato nel 1495. Alcune antiche mappe, come quella di Antonio Tempesta, già citata del 1593, ci restituiscono l'immagine originaria del complesso e ci rivelano che la torre in passato era più alto di quanto appaia oggi. Un dettaglio interessante riguarda la presenza delle botteghe al piano terra, ancora oggi attive. Se da un lato possono sembrare un'aggiunta moderna, in realtà erano una caratteristica tipica dei palazzi medievali. I nobili affittavano gli spazi commerciali ad artigiani e mercanti, ricavandone un'importante rendita. La decorazione della facciata distingue chiaramente l'area residenziale, caratterizzata dal pregiato bugnato, dagli ambienti destinati alle attività economiche. Nel XVI secolo la famiglia Santa Croce costruì un secondo palazzo nel rione Arenola, ma di questo parleremo in una prossima puntata. A questo punto torniamo verso Piazza Giudea per dirigerci nell'area di San Tommaso ai Cenci. Dalla piazza proseguiamo verso sud in direzione di Piazza delle Cinque Scole, così chiamata per la presenza delle 5 scuole ebraiche che vi sorgevano. Subito sulla destra incontriamo la chiesa di Santa Maria del Pianto, una delle chiese che circondavano il ghetto ebraico. Il suo nome è legato a un evento miracoloso. Nel gennaio del 1546, infatti, un'immagine della Madonna, affrescata sotto un arco, versò lacrime. Secondo la tradizione, il prodigio avvenne dopo che un ragazzo, coinvolto in una lite con un coetaneo e minacciato con una spada, implorò ed ottenne salva la vita. Subito dopo, però, raccolse l'arma e colpì a morte il suo avversario. Proseguendo ancora verso sud raggiungiamo la chiesa di San Tommaso ai Cenci, purtroppo spesso chiusa al pubblico e accessibile solo durante le funzioni religiose. Il nome della chiesa è legato alla famiglia Cenci che abitava proprio in quest'area, nota come Monte dei Cenci, e la utilizzava come luogo di sepoltura. Nel corso dei secoli la famiglia finanziò importanti restauri, avendone patronato. Tuttavia, la chiesa è molto più antica del loro insediamento. Situata a pochi passi dal Tevere, si trovava in un'area in cui un tempo sorgevano le mole per la macinazione del grano, motivo per cui era nota come Incapite Molarum. Nel Medioevo ebbe un ruolo di grande rilievo, divenendo insieme alla chiesa di Santi Cosme e Damiano al Foro Romano e a quella di Santi Dodici Apostoli una delle 3 chiese capite regionis della Romana Fraternitas, la prima e più importante confraternita romana almeno fino al XIV secolo. L'iscrizione sulla facciata ricorda i restauri voluti da Cristoforo Cenci e portati a termine dal figlio Francesco nel 1575 in occasione del Giubileo. Francesco, figlio di Cristoforo e patrono della Chiesa, si occupò di adornare e completare questo tempio con tutto ciò che era necessario per il culto divino e la sua decorazione, a eterna memoria dell'evento nell'anno del Giubileo 1575. Curiosamente, Francesco Cenci è lo stesso che pochi anni dopo sarebbe diventato protagonista di una delle vicende più tragiche della storia romana. Nel 1599 sua figlia Beatrice venne condannata a morte per l'omicidio del padre, un delitto ordito insieme al fratello Giacomo e alla matrigna Lucrezia. Dove siamo quindi in questo momento?
Ci troviamo in via dei Monte dei Cenci, il cuore del complesso residenziale della famiglia. Questi insediamenti non erano costituiti infatti da un unico palazzo, ma da un insieme di abitazioni e strutture economiche, tra cui botteghe, magazzini e stalle, acquistati nel tempo dai vari membri della famiglia, in particolare dagli uomini, per vivere vicini e gestire le attività economiche in comune. A differenza dei grandi palazzi fortificati, questi complessi erano aperti perfettamente integrati nella struttura urbanistica della città. Non vi erano mura o cancelli a separarli dal resto del tessuto urbano e le persone vi transitavano quotidianamente. Proprio per questo motivo le famiglie più influenti divennero punti di riferimento per il quartiere, il rione o la parrocchia. Nei loro portici e nelle loro case si stipulavano contratti, si firmavano atti notarili e i membri della famiglia ricoprivano spesso il ruolo di testimoni, giudici o creditori. Con quest'ultima tappa si conclude il nostro tour, ma prima di salutarci vale la pena menzionare una strada parallela a Via dei Monti dei Cenci, situata dietro la chiesa di San Tommaso. Stiamo parlando di Via di San Bartolomeo dei Vaccinari. Il suo nome deriva da una chiesa ormai scomparsa, risalente almeno al XII secolo, ed era conosciuta in passato con altri nomi. L'edificio venne demolito nel 1885, ma la sua storia cela una curiosità. L'altare maggiore fu infatti smontato e poi donato dal comune di Roma alla città di Assab, in Eritrea. Su questa via si trovava inoltre la casa natale di un personaggio fondamentale della storia di Roma, Cola di Rienzo, ma di lui abbiamo già parlato in un altro video, di cui troverete il link qui sopra. Anche oggi siamo giunti alla fine del nostro percorso tra le vie e le piazze della città eterna. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. E voi conoscevate queste zone di Roma? Avete altre curiosità? Scrivetelo nei commenti, ne parleremo insieme. Ci vediamo al prossimo video. Questo è il soave rumore della Roma del 2025.